Buongiorno ragazzi, benvenuti per l'ennesima volta. Io e la mia gattona, la mia gattona, guardate, cos'è? Forse vuoi dormire? Guardate come si fa a accarezzare e le piace essere accarezzata, no, non mordere, beh, forse vuole andare a dormire. La mia gattona Sofì, vi auguriamo tante buone cose, speriamo che stiate tutti bene, come stiamo noi. Sofì, ma perché mi lecchi? Non sei un cane. Perché mi mordi? Vabbè, mi sta mordendo, va bene. Che stiate bene come stiamo noi, Sofì mi fa tanta compagnia. Mi fa tanta compagnia in questo sforzo di registrazione di tutti gli argomenti del triennio delle scuole superiori in storia e in filosofia. Oggi continuiamo con le signorie e gli stati regionali italiani, la complessa situazione che si crea in Italia, attenzione, fino all'epoca dell'umanesimo e del Rinascimento. Arriveremo fino alla fine del Cinquecento. E allora Sofì ci augura buona fortuna, ora la lasciamo andare, forse vuole andare, è piuttosto aggressiva, forse vuole andare a dormire, quindi la facciamo, sì, forse è il caso di lasciarla andare, di lasciarla libera. Continuiamo a vedere gli stati italiani andando da nord a sud. Ricordate che nella scorsa lezione abbiamo concluso con la Repubblica Serenissima di Venezia, Repubblica oligarchica. Un'altra Repubblica oligarchica è Genova. Genova, a differenza di Venezia, che riesce a mantenersi forte e dominante nei traffici del Mediterraneo fino alla fine del 400, anzi molti storici sostengono che proprio nella seconda metà del 400 vi sarebbe stato l'apogeo di Venezia. Genova invece è in declino. Genova viene attaccata continuamente dagli ottomani, anche Venezia viene attaccata continuamente dagli ottomani, ma ehm, Genova subisce molte più sconfitte di Venezia. Genova perde quasi tutte le sue colonie nel Mediterraneo orientale, le perde tutte. Primo abbiamo la caduta di Costantinopoli nel 1453. Genova possedeva, possiamo usare proprio questo termine, il quartiere di Pera all'interno di Costantinopoli, che viene subito rinominata Istanbul, no? Dai nuovi dominatori ottomani. Genova spera che i nuovi conquistatori ottomani confermino confermino i suoi privilegi commerciali. Invece Genova viene cacciata da Istanbul i mercanti veneziani devono sloggiare dal quartiere di Pera, il quartiere di Costantinopoli, che ora ha cambiato nome in Istanbul. I veneziani preferiscono commerciare con i veneziani a danno dei genovesi, ma Venezia perde molte delle sue isolette, delle sue colonie nel Mediterraneo orientale, vengono conquistate dagli ottomani, Focea, oppure Chio. E poi c'è il caso molto grave di Cipro. Anche a Cipro, Genova aveva delle basi commerciali, in particolare nella città di Famagosta. Cipro, conquistata durante le crociate, vi ricordate, era stata assegnata alla dinastia di Lusignano. La dinastia di Lusignano, il problema è che la dinastia di Lusignano si allea strettamente con Venezia, e allora succede che i Lusignano espugnano Famagosta, la conquistano e scacciano i genovesi, perché ormai i Lusignano sono in combutta con Venezia, tant'è vero che genovesi cacciati da Venezia, genovesi cacciati dai Lusignano e da Venezia. Venezia inizia a dominare l'isola di Cipro, e attenzione, nel 1488 Venezia annetterà direttamente l'isola di Cipro. Cipro diventa possesso diretto
dei veneziani e quindi uno smacco molto forte per Genova, ma anche l'ultima colonia importantissima, vi ricordate, l'abbiamo nominata più volte in precedenti video lezioni, Caffa, la colonia genovese sul Mar Nero, che era stata l'inizio della strada verso la Cina, di una delle direzioni della Via della Seta, che però era da tempo stata chiusa, bloccata la Via della Seta. Cade nel 1475, i tatari turco-mongoli del Kanato di Crimea insieme agli ottomani cacciano i genovesi da Caffa, quindi un disastro per Genova nel Mediterraneo orientale. Tuttavia Genova ha ancora delle risorse, nel Mediterraneo occidentale e nell'Europa atlantica, perché ricordate, Genova aveva aperto la via atlantica che costeggiava l'Europa, la via che insomma arrivava costeggiando l'Europa atlantica, andando oltre Gibilterra, arrivava alle Fiandre, quindi Genova è ancora forte su quella rotta marittima, tuttavia diciamo così, è in forte declino. In realtà il fatto che Genova diventi più debole di Venezia nel corso dei secoli, questo l'abbiamo già detto in una precedente video lezione, dipende da fattori interni, cioè Genova, a differenza di Venezia, ha sempre avuto, sin da quando è diventata una repubblica militare importante, problemi, nel senso che all'interno di Genova vi sono continuamente scontri tra fazioni, guerre civili, scontri tra le famiglie aristocratiche, problemi interni. Pensate che mh, Genova aveva istituito il doge, anch'essa aveva istituito il doge, come Venezia la carica di doge nel 1339. Pensate, è solo un esempio, che dal 1390 al 1396 ci saranno ben 11 rovesciamenti violenti del potere del doge, quindi una guerra civile senza quartiere, una guerra civile che niente, non si ferma mai e che sarà il vero motivo del declino, della decadenza di Genova. Genova, peraltro, è in guerra con Venezia, riesce pure a vincere. Ci sono 2 cicli di guerre contro Venezia da parte di Genova nel 1351 e nel 1355, ma la guerra più importante è quella dal 1378 al 1381, Genova contro Venezia. E Genova riesce a vincere in queste guerre, ma anche perché è appoggiata da un'alleanza internazionale. Genova combatte contro Venezia non solo insieme ai signori di Padova, ma anche insieme ai re di Ungheria e insieme al duca d'Austria. D'accordo? Quindi un'alleanza internazionale. Venezia viene sconfitta nel 1381, quindi Genova cerca di rimettere in discussione il primato di Venezia addirittura nell'Adriatico, vicino a Venezia stessa. Genova vince, Venezia viene sconfitta e non riesce a conquistare l'entroterra della Dalmazia. Saranno Austria e Ungheria a conquistare ovviamente l'entroterra della Dalmazia. Storicamente l'Austria conquisterà la Slovenia, mentre l'Ungheria conquisterà la Croazia. Ok, a Venezia resta comunque tutta la costa della Dalmazia, però capite, Venezia avrebbe voluto conquistare anche l'entroterra della Dalmazia, non ci riesce. Questo è anche uno dei motivi di quello che vi ho detto alla fine della lezione precedente, cioè uno dei motivi che spiega perché Venezia volle farsi uno stato di terra e conquistare l'entroterra veneto, perché non era riuscita Venezia a farsi uno stato di terra nei territori jugoslavi, cioè a conquistare l'entroterra della Dalmazia, a penetrare in Slovenia e in Croazia, non essendo riuscita a espandersi lì per via di terra. Venezia
decide di espandersi verso il Veneto. Tuttavia Genova, come in altri casi precedenti, non riesce a capitalizzare questi successi, queste battaglie vittoriose contro Venezia. Venezia ha delle istituzioni stabili, non ha mai avuto delle guerre civili, a Venezia sono tutti uniti e quindi l'unità della Repubblica non viene messa in discussione anche di fronte alle peggiori sconfitte, quindi Venezia resta unita e non subisce particolari conseguenze da queste sconfitte. Ok, non conquisterà l'entroterra della Dalmazia, però continuerà ad avere la costa della Dalmazia e tutti i suoi possedimenti, insomma, ne perde molto pochi a seguito di questa guerra, perde alcuni possedimenti in Puglia e così via, però comunque resiste molto bene e sarà sempre lei, Venezia, la padrona dell'Adriatico, pur avendo perso in questo caso con Genova. Genova non avrà peso in capitolo nell'Adriatico. E quindi vabbè, Genova continua a vivacchiare, devastata continuamente dalle guerre civili, diciamo sicuramente in declino. Comunque Genova possiede tutta la Liguria e anch'essa, come Venezia, una repubblica oligarchica. Come vedete, non tutti gli stati italiani sono dei principati o delle signorie con uno solo a capo. Alcuni sono delle repubbliche, alcuni di questi stati delle repubbliche oligarchiche. Il terzo dei 5 stati regionali italiani importanti, dopo Milano e Venezia, è senz'altro Firenze. Firenze conquista buona parte della Toscana. Firenze era un comune oligarchico, l'abbiamo visto anche parlando della rivolta dei Ciompi, vi ricordate in una precedente lezione? Era un comune oligarchico, dopo la fallita rivolta dei Ciompi, alla fine del 300, Firenze diventa un comune ancor più oligarchico. I provvedimenti antimagnatizi vengono eliminati, poche grandi famiglie, spesso di recente nobiltà, di banchieri, di mercanti, di famiglie molto ricche, dominano la politica a Venezia, anche se continuano a esistere le magistrature del comune. A Venezia c'è una lotta per il potere tra la famiglia degli Albizi e la famiglia dei Medici. Alla fine prendono il potere i Medici. Nel 1434 Cosimo de' Medici, detto Cosimo il Vecchio per distinguerlo da un Cosimo successivo, è il primo signore di Firenze. Cosimo de' Medici, Cosimo il Vecchio, d'accordo? L'anno prima, nel 33, lui era stato cacciato, esiliato da Firenze da parte degli Albizi con l'accusa di alto tradimento perché si sarebbe alleato segretamente con Milano, con la Milano degli Sforza. Poi però l'anno successivo Cosimo il Vecchio riesce a rientrare a Firenze e a sua volta a mandare in esilio gli Albizi, costituendo stabilmente la signoria di Firenze e il potere dei Medici, d'accordo? Il potere dei Medici. Come abbiamo visto, però ne abbiamo già parlato nelle nostre lezioni nei comuni, la signoria di Firenze è una criptosignoria, non è l'unica in Italia, però è quella più importante ed è quella che sicuramente durò più a lungo come criptosignoria. Cripto vuol dire nascosto, una signoria nascosta che significa che per moltissimo tempo i Medici esercitarono il loro potere a Firenze, però lasciando in vigore virtualmente, non abolendo, lasciando in vigore tutte le magistrature, tutte le istituzioni del comune, d'accordo? Continuava a esistere il gonfaloniere di giustizia, continuavano a esistere i priori e così via, non contavano niente perché chi comandava era il signore di Firenze, i Medici.
era il signore di Firenze, il quale però spesso, in particolare succederà con Lorenzo il Magnifico, il signore di Firenze, l'esponente della famiglia Medici, non si occupava molto direttamente della politica di Firenze, quindi delegava i suoi poteri. Tuttavia, quindi capite, sia Cosimo il Vecchio sia i suoi successori, famosissimo lo vedremo, Lorenzo de' Medici, Lorenzo il Magnifico, non avevano alcuna carica, non si erano assolutamente dichiarati come signori di Firenze. Tutti li chiamavano signori di Firenze, ok, ma non avevano alcuna carica, erano teoricamente dei privati cittadini, cioè una signoria nascosta per moltissimo tempo a Firenze. Continuano a esistere ufficialmente le magistrature del comune popolare, e per molto tempo Firenze non si trasformerà affatto in un ducato, continueranno a esistere, questa signoria nascosta continuerà a esistere a lungo il comune di Firenze, almeno sulla carta, però il potere reale viene gestito dai medici, i quali però per molto tempo, ripeto, resteranno signori, non si faranno trasformare in duchi perché appunto manterranno in vita le istituzioni del comune, della Repubblica, e quindi Firenze ben presto costituisce anch'esso il suo stato nazionale, scusate, il suo stato regionale, che peraltro non è neanche molto molto grande. Firenze conquista i 2/3 della Toscana, ma non tutta la Toscana, continuano a essere autonome, ehm, sia pure in decadenza, forte decadenza economica, sia Siena sia Lucca, con Siena che ha un territorio molto maggiore rispetto a Lucca. Sono due repubbliche, d'accordo? Sono due comuni che si sono trasformati in repubbliche oligarchiche, Siena e Lucca. Quindi tranne Siena e Lucca, diciamo che la, diciamo che Firenze conquista il resto della Toscana. Firenze conquista Pistoia nel 1351, conquista Arezzo nel 1384, conquista Pisa in forte declino nel 1406. Nel 1406. Benissimo, questo è lo stato di Firenze, che sarà ovviamente la sede, una delle sedi più importanti del Rinascimento, della grande stagione artistica del Rinascimento italiano. Ne riparleremo ovviamente in seguito. Andando verso più a sud, ovviamente abbiamo il quarto dei 5 stati regionali importanti, è lo Stato della Chiesa, il Papa, che oltre a essere un capo spirituale a Roma è anche un capo temporale. Lo Stato della Chiesa si costituisce in maniera vera e propria in ritardo rispetto agli altri stati regionali italiani. Nel corso del 400, ma guardate che alla fine del 400 ancora il dominio del Papa non era stabile. Diciamo che solo nel corso del 500 lo Stato della Chiesa governerà in maniera davvero sicura, effettiva, e i suoi territori saranno il Lazio, l'Umbria, le Marche, a parte e dell'Emilia, per esempio Bologna sarà per secoli una città sottomessa al Papa, allo Stato della Chiesa, e poi in particolare la Romagna. Quindi vedete, sono territori del centro Italia, sono dei territori molto vasti del centro Italia, soltanto che i papi riescono a sottometterli con molto ritardo. D'altra parte, che cosa succede? Voi ricordate che nel corso del 300 i papi si trovavano ad Avignone, no? L'abbiamo studiato con precisione in tutti i dettagli in un altro argomento, il papato avignonese. Quindi il Papa, essendo da Avignone, non poteva sottomettere questi territori, ma neanche il Lazio. Infatti, con il Papa d'Avignone rialza la testa l'aristocrazia romana e l'aristocrazia del Lazio, che si riappropria dei propri territori, delle proprie signorie. Ricordate che uno dei motivi per cui il Papa
uno dei papi francesi avignonesi fu indotto a tornare a Roma era proprio il pericolo di perdere il controllo del territorio, perché il Papa stava ad Avignone e a Roma e Lazio, nel Lazio i nobili o i signori o i comuni avevano, rinsaldavano la propria sovranità. E in più vi fu anche il tentativo insurrezionale due volte nel 1347 e poi nel 1354 di Cola di Rienzo. Cola di Rienzo era un signore che voleva ricostituire l'antica e severa Repubblica Romana, trasformare Roma in un comune. Ci prova nel 1347 ma non ci riesce, viene deposto dai suoi stessi compagni d'avventura, dai suoi stessi compagni in questa rivoluzione. Ci riprova nel 1354 con la di Rienzo, se non sbaglio fu appoggiato, no, in questo tentativo da chi? Da Petrarca, no? Se non sbaglio Petrarca, non vorrei sbagliare, appoggiò Cola di Rienzo, però poi a un certo punto lui viene ucciso durante appunto questo tentativo rivoluzionario appunto dai suoi stessi compagni. La cosa singolare è che il Papa che si trovava ad Avignone appoggiò la rivolta di Cola di Rienzo, ma voi direte ma è assurdo, ma perché il Papa appoggia la rivolta di qualcuno che vuole rendere Roma un comune autonomo, che vuole cacciare il Papa da Roma? Ovviamente si tratta di un ragionamento che il Papa fa, di un ragionamento molto sottile. Cosa volevano fare con la De Rienzo e i suoi? Eliminare, uccidere tutti gli aristocratici, ok? E in parte lo fecero. E quindi al Papa andava bene, capite? Il Papa da Avignone strumentalizzò la rivoluzione di Cola di Rienzo perché i popolani di Cola di Rienzo massacravano, compivano degli eccidi nei confronti delle famiglie aristocratiche che al Papa davano fastidio, quindi fino a un certo punto, capite, il Papa, in maniera, capite, molto cinica e spregiudicata, li lasciò fare, poi la rivolta fu sedata anche perché il Papa, per riprendere il controllo di Roma, mandò a Roma il cardinale spagnolo Albornoz, riprese il controllo della situazione in nome del Papa, costruì anche una nuova cerchia di mura a Roma per renderla più sicura e diede delle nuove leggi molto dure a Roma, le costituzioni egidiane. Si chiamano le costituzioni egidiane semplicemente perché il cardinale Albornoz si chiamava Egidio di Albornoz, quindi le costituzioni egidiane. Ma non dovete neanche pensare che i papi stessero sempre, sempre ad Avignone. Ogni tanto qualche papa avignonese, in questo caso no, perché il papa manda a Roma il suo uomo, Albornoz, però in altri casi alcuni papi avignonesi furono indotti a tornare a Roma, sia pure temporaneamente, proprio per cercare di sedare rivolte degli aristocratici, non la rivolta di Cola di Rienzo, ma altri tipi di rivolte. Quindi poi sapete che il Papa torna a Roma da Avignone nel 1377, ma ha ancora le mani legate come sovrano temporale, non può fare guerre e sottomettere territori. Perché? Perché vi ricordate che il Papa torna a Roma ma viene sottomesso al concilio? Ricordate, c'è il conciliarismo che vuole rinnovare la Chiesa e tra l'altro non vuole che il Papa costituisca uno stato temporale, quindi il Papa ha le mani legate perché deve sottostare al concilio. Però ricordate anche che nella seconda metà del 400 ormai il conciliarismo fu debellato dal Papa che diventa forte accentratore e quindi diciamo che solo nella seconda metà del 400, alla fine del 400, il Papa ebbe il potere per dedicarsi a sottomettere tutti questi posti nel Lazio, nelle Marche, parte dell'Emilia, l'Umbria, la, la Romagna e dovette sottometterli uno dopo l'altro. Per esempio ci fu l'assedio a Perugia, la conquista di Perugia, tutta una serie di guerre piuttosto
complesse, quindi possiamo dire che soltanto nel 500 il potere reale del Papa in questi territori diventa effettivo. Certo, vi erano ancora signorie che non volevano, o comuni che non volevano sottomettersi, signorie che non volevano sottomettersi e che il Papa non riesce per il momento, che il Papa non riesce a sottomettere, per esempio in Montefeltro ad Urbino, che possedevano anche la città di Camerino, d'accordo, in Montefeltro possedevano Camerino e Urbino, oppure qualcun altro, ma insomma niente di particolare. D'altra parte, diciamo che il territorio della Chiesa non era un territorio molto ricco, dominava il pascolo transumante, piuttosto arretrato. Molte zone del Lazio erano costellate da paludi, eh, vi erano molti briganti e così via, però il potere del Papa romano, liberatosi dal concilio, dal vincolo, dal gioco del concilio, del conciliarismo, come sapete, alla fine del 400 inizierà una vera e propria ristrutturazione edilizia di Roma, rendendo quello che era un fetido borgo medievale una grande città con tanti nuovi palazzi, opere d'arte, ovviamente la Roma dell'umanesimo e del Rinascimento. E quindi abbiamo visto 4 dei 5 stati italiani importanti. Ovviamente il quinto è Napoli, il regno di Napoli, di Sicilia, che restano due regni, comunque attenzione, restano due regni distinti, il regno di Napoli e il regno di Sicilia. Ovviamente 2 di questi 5 stati italiani esistevano già, Roma e Napoli esistevano già, mentre invece gli stati regionali di Milano, di Firenze e di Venezia vengono costituiti proprio in questo periodo. Il regno di Napoli esisteva già e, come vi ricordate, ne abbiamo già parlato, nel 1266 era stato conquistato dagli Angioini, attenzione. Poi vi ricordate, perché ne abbiamo già parlato in un altro argomento, Carlo d'Angiono conquistò la Sicilia e Napoli. Poi però vi ricordate, ne abbiamo parlato già in un altro argomento, che nel 1302 gli Angioini perdono la Sicilia. Il governo degli Angioini non piace ai siciliani, ai baroni, agli aristocratici siciliani e anche al popolo. Ricordate chi arriva? Arrivano gli aragonesi. Quindi la situazione è così, l'abbiamo lasciata quando abbiamo parlato del Regno di Napoli in una lezione precedente, vede nel 1302 il Regno di Napoli e di Sicilia divisi dopo diverso tempo che erano stati uniti, cioè agli aragonesi va la Sicilia, mentre gli Angioini restano nel Regno di Napoli. Gli Angioini scontentano tutti anche nel Regno di Napoli. Diciamo che tra i successori di Carlo d'Angiò soltanto Roberto d'Angiò fu un re forte e apprezzato. Roberto d'Angiò, come re di Napoli, regna tra il 1309, scusate, tra il 1309 e il 1343, ma i successori di Roberto d'Angiò furono tutti delle figure sbiadite, dei sovrani molto deboli e molto discutibili, se non veramente degli incapaci. Gli Angioini utilizzavano il regno di Napoli soprattutto come trampolino di lancio per diventare re di Ungheria. Lo so che può sembrare strano, ma è così. L'Ungheria era una monarchia elettiva, molti degli Angiò, non proprio ovviamente l'Angiò che era re di Napoli, ma un altro ramo della famiglia, i propri parenti, si facevano eleggere re d'Ungheria, ma non solo, ma anche di altri principati balcanici, per esempio un altro ramo dinastico degli Angiò di Napoli si fece eleggere più volte a capo del Principato di Durazzo in Albania, d'accordo? E quindi insomma preferivano essere re d'Albania o
di Ungheria, eccetera, ma il problema all'interno del regno di Napoli Angioino è che proprio tutti questi rami dinastici degli Angioini si combattevano tra di loro in una serie di guerre civili che ovviamente indebolivano il regno. Peraltro, esattamente come nel caso di Roma, anche il regno di Napoli era un regno molto discutibile da un punto di vista economico. Per esempio il commercio era per la maggior parte nelle mani di banchieri fiorentini. L'agricoltura era piuttosto povera, era, era piuttosto semplice, piuttosto arretrata, ma questo magari lo vediamo anche in seguito. Il risultato è che gli aragonesi dalla Sicilia riescono a prevalere anche a Napoli nel 1442. Alfonso I d'Aragona, detto Alfonso il Magnanimo, conquista anche Napoli, cioè tutto il sud Italia. Quindi si ricostituisce l'unità tra il Regno di Sicilia e il Regno di Napoli, quindi gli aragonesi che già possedevano il Regno di Sicilia nel 1442 conquistano anche il Regno di Napoli. Il primo re è appunto Alfonso I, Alfonso il Magnanimo. Poi attenzione, perché succede qualcosa di leggermente complicato. Che cosa succede? Nel 1458, una volta morto Alfonso il Magnanimo, cosa succede? Succede che il regno di Napoli e di Sicilia viene ulteriormente diviso. Cioè, fate attenzione, Napoli e tutto il regno di Napoli, l'Italia meridionale tranne la Sicilia, vengono assegnati a Ferrante d'Aragona. Ferrante d'Aragona è un figlio illegittimo di Alfonso il Magnanimo e quindi costituisce un suo regno di Napoli. Ferrante d'Aragona regna tra il 1459 e il 1494, quindi si costituisce un regno di Napoli autonomo dalla Spagna, perché capite, gli aragonesi qui erano gli aragonesi di Spagna, cioè dell'Aragona di Spagna, che avevano aggiunto Napoli e la Sicilia ovviamente all'Aragona spagnola, e quindi invece succede che Napoli si stacca dall'Aragona spagnola e viene dato da un regno indipendente. Il primo re è Ferrante, figlio illegittimo del defunto Alfonso d'Aragona, mentre invece la Sicilia, fate attenzione, resta possesso del ramo spagnolo degli aragonesi e quindi ricordate chi era il re degli aragonesi in quel momento? Era Ferdinando il Cattolico, no? Ferdinando II d'Aragona, ve lo ricordate? Il marito di Isabella di Castiglia. E quindi abbiamo questa divisione che deve essere tenuta ben presente per comprendere quello che avverrà in seguito. Il regno di Sicilia resta agganciato agli aragonesi di Spagna, di Aragona, di Saragozza, ok? Mentre invece il regno di Napoli diventa un regno indipendente, c'è un altro ramo degli aragonesi, quello di Ferrante, che è un ramo separato rispetto agli aragonesi di Spagna. Spero che si sia capito. Quindi abbiamo insomma visto come si costituiscono e quali sono i 5 stati regionali importanti che poi si definiranno compiutamente nel 400, nell'Italia del 400. Sono 5 e li abbiamo visti, sono Milano, cioè il Ducato di Milano, la Repubblica Serenissima di Venezia, la Signoria di Firenze, lo Stato Pontificio del Papa e il Regno di Napoli e di Sicilia, ok? Questi sono i 5 stati regionali importanti in Italia. Abbiamo visto che ci sono anche degli stati meno importanti, degli stati più piccoli.
li vogliamo riepilogare tutti, sicuramente magari ne dimenticherò qualcuno. C'è il Ducato di Savoia, che in realtà è uno stato francese, con capitale in Francia, poi sempre in Piemonte ci sono i marchesati di Saluzzo e del Monferrato, poi abbiamo la contea di Mantova con i Gonzaga, poi abbiamo il Ducato di Ferrara con gli Estensi, poi andando abbiamo ovviamente la Repubblica di Genova con la Liguria, poi andando in Toscana abbiamo la Repubblica di Siena e la Repubblica di Lucca e forse anche qualche altra signoria che non vuole ancora sottomettersi agli stati maggiori come in Toscana. In Toscana ce ne sono alcuni, oppure abbiamo visto anche per esempio in Toscana la signoria dei Montefeltro, scusate, la signoria dei Malaspina a Carrara, oppure abbiamo già visto il signore di Urbino e di Camerino, quello della famiglia dei Montefeltro, che non vuole sottomettersi al Papa. Quindi questi, spero di non aver dimenticato niente, perché potrei anche aver dimenticato qualcosa, sono diciamo gli altri staterelli oltre i 5 che sono particolarmente importanti. Prima di andare avanti, cioè di vedere che cosa succede, potremmo vedere quali sono le istituzioni di questi stati italiani, l'arte della guerra, magari come venivano gestite le finanze pubbliche e così via. Però, siccome si tratta di cose comunque piuttosto ampie, potremmo invece parlarne la prossima volta unendo queste cose a un discorso più complessivo sull'economia, sulla situazione del 400. Diciamo quindi qualche altra cosa sulla situazione degli stati italiani. Adesso, questi stati italiani si fanno guerra gli uni contro gli altri senza alcun costrutto, senza alcun cambiamento. È proprio così, cioè per quanto sembri strano, nonostante tutte le guerre, il fatto che esistano tanti staterelli, conquiste, abbiamo visto che chi conquista poi spesso quando muore perde subito tutti i territori conquistati. Cioè noi siamo di fronte a una situazione di stabilità. Per quanto sembri strano, nei successivi 2 secoli almeno 2 secoli, diciamo 2 secoli, se non di più, 3 secoli, gli stati italiani resteranno questi più o meno con questi confini che vi ho detto, certo con qualche variazione. Qualcuno sarà conquistato da qualche stato più grande, però fondamentalmente gli stati italiani resteranno questi, sia i più grandi, sia anche molti dei piccoli che vi ho detto, come Ferrara oppure Mantova, continueranno a esistere, quindi più o meno abbiamo delineato una situazione che rimane stabile per 2 o 3 secoli. L'unica vera variante importante sarà la creazione, lo vedremo in un altro argomento, del Ducato di Parma e Piacenza, ok? Però insomma questa situazione è abbastanza stabile. Che significa? Significa che questi stati italiani nel corso del 300 e del 400 fanno tutta una serie di guerre continue tra di loro senza che nessuno riesca a prevalere, senza che poi cambi niente, Quindi, siccome non erano proprio del tutto stupidi, si accorgono che queste guerre sono del tutto inutili. Per esempio, negli anni 30 e 40 del 400 abbiamo un ulteriore tentativo di espansione da parte di Milano con un nuovo Visconti, Filippo Maria Visconti. Ok? Filippo Maria Visconti sembra replicare quello che aveva fatto il suo antenato, vi ricordate? Gian Galeazzo Visconti conquista la maggior parte del nord Italia, però poi, esattamente come era successo con Gian Galeazzo Visconti, nel 1447 lui muore, Filippo Maria Visconti, tutti i territori che aveva conquistato li perde, ritornano
lì dove erano prima di essere stati conquistati. Quindi vedete conflitti che non servono assolutamente a niente, conflitti che non servono a niente. Peraltro Filippo Visconti muore senza figli, i Visconti si estinguono e cambia la guida di Milano perché prende il potere a Milano Francesco Sforza nel 1450. Quindi capite, a Milano, il Ducato di Milano passa dai Visconti agli Sforza, cambia la famiglia. Francesco Sforza utilizza come Francesco Sforza, capite, è un signore, non è più un duca, perché Francesco Sforza non è un nobile, non è uno che ha ereditato in maniera legittima il ducato di Milano da Filippo Maria Visconti. Sapete che cos'era Francesco Sforza? Era un capitano di ventura, ne parleremo la prossima volta, all'inizio della prossima lezione, chi sono questi capitani di ventura. Era un capo militare, un mercenario che aveva combattuto per Milano. Era un capitano di ventura poco importante, però suo padre, che si chiamava Muzio Sforza, è stato un importante capo militare, un capitano di ventura. Capite, Francesco Sforza, insieme alla sua famiglia, combatte per Milano, è un mercenario, è un capo militare, a un certo punto prende il potere a Milano. Quindi capite, si tratta, è proprio è esemplificativo, è davvero emblematico il caso di Francesco Sforza. Spesso questi signori che prendono il potere negli stati, nelle città italiane, sono dei veri e propri avventurieri. In questo caso si tratta di un capo militare, non ha nessun titolo nobiliare, non ha niente. Quindi, mentre i Visconti avevano conquistato, ricordate, il titolo di duca, lui è un signore, non può fregiarsi del titolo di duca, si appropria di Milano con la forza. La scusa è che lui, ci mette un cuore, aveva sposato la figlia di Filippo Maria Visconti, Bianca Maria Visconti. Ma ovviamente non significa niente perché la successione, lì è in vigore la legge salica, la successione non può darsi per via femminile. Poi Francesco Sforza diventa il nuovo signore di Milano e governerà Milano dal 1560 dal 1450 al 1466. Tutti gli stati italiani capiscono che non ha senso continuare a fare guerre inutili, improduttive, gli uni contro gli altri. Vengono anche impressionati gli stati italiani dalla caduta di Costantinopoli a fine dell'impero romano d'Oriente nel 1453 e cosa fanno? Decidono finalmente di fare la pace perché pensano che si sia costituita una situazione di equilibrio che vale la pena di essere mantenuta. È la famosa pace di Lodi. Parentesi, Francesco Sforza dice va bene, io firmo la pace di Lodi, però voi mi dovete dare il titolo di duca, no? Okay? Questo succede, cioè si firma la pace di Lodi, una delle clausole è che il nuovo signore, il nuovo abusivo di Milano, Francesco Sforza, viene nobilitato e torna anche lui a essere duca come era stata la famiglia dei Visconti prima degli Sforza, prima di lui. Si fa questa pace di Lodi, resiste fino al 1492, quindi non ci sono davvero più guerre, è proprio un miracolo, insomma, che per circa 40 anni non ci siano più guerre tra gli stati italiani. E cosa succede? Succede che però questa pace di Lodi viene vista da tutti come una pace provvisoria, cioè avrebbe potuto essere una pace che poteva insomma preludere alla creazione di una federazione di stati italiani, lo ripeto, a una sorta di stato unitario, almeno nel nord Italia, nel centro-nord Italia, che potesse in qualche modo quindi competere con gli stati nazionali
esteri che stavano diventando sempre più forti, ma invece questo non succede. Il campanilismo, il particolarismo italiano fa sì che questa pace sia solo una pace armata, una pace provvisoria da nemici, stati e staterelli che si considerano nemici, cioè non c'è nessuno che pensa che questa pace possa diventare provvisoria, capite, o dar luogo a un'entità politica più grande, una specie di Stato federale, una confederazione tra i vari Stati italiani per una pace duratura. No, questa pace viene vista, capite, come una pace armata, cioè una pace che viene vista da tutti gli Stati italiani come un periodo transitorio di pace, un periodo transitorio di interruzione delle ostilità, in modo tale che ogni Stato si prepara al meglio per poter poi riprendere la guerra. Quindi una pace che serve soltanto a rafforzarsi e a ritrovarsi nelle migliori condizioni per la ripresa delle guerre che tutti danno per scontata. Questa è la pace di Lodi. La pace di Lodi viene voluta fortemente dal nuovo signore di Firenze, il famosissimo Lorenzo de' Medici. Lorenzo de' Medici, che era nipote, attenzione, nipote di Cosimo de' Medici, che abbiamo nominato prima. Lorenzo de' Medici, che tutti conoscono come Lorenzo il Magnifico, naturalmente, uno dei principali protagonisti dell'umanesimo e del rinascimento italiano, che ovviamente convoglierà a Firenze grandissimi artisti, architetti, poeti, filosofi, che sarà Lorenzo de' Medici un grande mecenate della cultura del Rinascimento, tutti lo sanno. Lorenzo de' Medici, Lorenzo il Magnifico governa a Firenze dal 1469 al 1492, quando morirà. 1469-1492. Lorenzo de' Medici ha un grande prestigio, viene ascoltato da tutti, grande carisma anche di fronte ai sovrani e ai monarchi stranieri, pur non avendo, abbiamo detto prima, alcun titolo ufficiale, alcuna carica all'interno del comune di Firenze. Il comune di Firenze resta, abbiamo visto, una signoria nascosta, una criptosignoria, resta ufficialmente un comune con tutte le istituzioni comunali in vigore e Lorenzo de' Medici è teoricamente un privato cittadino a Firenze, però in realtà di fatto governa lui come signore. Lorenzo de' Medici viene chiamato l'ago della bilancia, riesce a mettere d'accordo tutti gli stati italiani, i 5 grandi stati, firmano tutti la pace di Lodi, e lui vuole la pace e si adopera per la pace, infatti lo chiamano l'ago della bilancia. La pace, abbiamo visto, non è una pace serena, abbiamo visto una pace armata, lo dimostra proprio l'attentato che Lorenzo de' Medici subisce nel 1478. In realtà Lorenzo de' Medici stava governando Firenze insieme al fratello Giuliano, cioè governavano insieme Giuliano e Lorenzo paritariamente governavano Firenze. Succede che nel 1478 all'interno di una chiesa, e in maniera blasfema perché Giuliano e Lorenzo si erano inginocchiati al momento dell'Eucaristia, alcuni attentatori, alcuni sicari armati di coltello sbucano da dietro e accoltellano alle spalle appunto Giuliano e Lorenzo, che si erano inginocchiati per l'Eucaristia. Giuliano muore subito, invece Lorenzo, pur ferito, riesce a fuggire e a chiudersi nella sacrestia, fuggire nella sacrestia e a chiudere la porta dietro di sé, quindi si salva. È la famosa congiura dei pazzi, perché una delle famiglie principali autrici di questa congiura è quella dei pazzi, ma ci sono tante altre famiglie in vista a Firenze, che hanno organizzato questo attentato. La reazione di Lorenzo, ovviamente Giuliano muore, Lorenzo continuerà a governare da solo Firenze, la reazione di Lorenzo è durissima, gli esponenti della famiglia dei pazzi e tantissimi altri saranno condannati, ci saranno moltissimi condanni a morte con i cadaveri esposti per giorni
di fronte pubblicamente alla popolazione per fare da monito, e chi è in realtà il mandante dell'attentato. Anche attraverso documenti recenti siamo sicuri che il mandante dell'attentato è il Papa. Il Papa che, come vedremo, i papi del Rinascimento, lo vedremo in una prossima lezione, si comportavano in maniera spregiudicata, non diversamente dagli altri signori italiani, solo che, piccolo particolare, il Papa, oltre a essere un signore, un principe italiano, avrebbe dovuto essere il vicario di Cristo, avere anche un significato spirituale. Insomma, i papi invece organizzavano gli attentati per uccidere. Vedete, un Papa... Cioè, ha firmato la pace, però c'è un signore a Firenze, ci sono dei signori a Firenze, un governo a Firenze che non gli garbano, e quindi finanzia dei killer, dei sicari per ucciderli, ecco. Vedremo quindi una prossima volta cosa succede agli stati italiani nel 1492, quando cessa di avere valore la pace di Lodi. Riprendono le guerre, ma riprendono purtroppo con una variante. Nelle guerre tra gli stati italiani si ingeriscono i sovrani stranieri che si alleano prima con l'uno poi con l'altro stato italiano, e pezzi dell'Italia iniziano a essere sottomessi allo straniero, e l'Italia, proprio nel mezzo della grande stagione artistica e culturale del Rinascimento, perde la propria indipendenza. Vedete la politica proprio cieca, autolesionista, suicida degli stati italiani, che non riescono a capire che, pur essendo più ricchi degli stranieri, più colti degli stranieri, militarmente stanno diventando molto più deboli rispetto agli stati stranieri. La politica dell'equilibrio, loro si vantano della politica dell'equilibrio, gli stati italiani non capiscono che la politica dell'equilibrio funziona solo perché gli stati stranieri sono ancora impegnati in guerre, come la Francia, ricordate la guerra contro la Borgogna, contro l'Austria per il possesso delle Fiandre, oppure la Spagna, sia la Castiglia che l'Aragone, erano guerre civili, guerre feudali, terribili guerre civili interne. Ma nel momento in cui queste guerre feudali finiscono e il sovrano di Castiglia, d'Aragona o di Francia diventa un sovrano stabile e potente, che può mettere su un esercito personale potentissimo, nel momento in cui si formano gli stati nazionali moderni, ne abbiamo parlato in un altro argomento, tra il 1470 e il 1490, gli staterelli italiani da un punto di vista militare non sono assolutamente in grado di sostenere l'urto, di sostenere la competizione con stati come la Castiglia, l'Aragona oppure la Francia, che verranno in Italia a conquistare l'Italia. Gli stati re italiani stupidamente proseguono una politica del tutto sognatrice e anacronistica. Se ne rese ben conto Machiavelli, che diede appunto questo giudizio, il fatto dell'incapacità degli stati italiani di capire che non si resta indipendenti, non si resta potenti solo attraverso la cultura, le opere d'arte, il bello scrivere, la retorica, o la magnificenza dei vestiti, dei tanti nuovi edifici, opere d'arte costruiti alla fine del 400. Gli stati italiani si trovano indifesi, deboli e soccombenti rispetto alle potenze straniere. E quindi inizia un nuovo ciclo di guerra in cui l'Italia inizia a essere terreno di conquista per potenze straniere, ma lo vedremo in una prossima lezione. Arrivederci, per ora grazie di avermi seguito.